di sé. La prova grafica è fondamentale e anche qui c'è un aspetto che è l'aspetto della programmazione neurolinguistica, cioè se io mi muovo in qualche modo, questi gesti che faccio, come li posso rappresentare? Non vi dovete leggere 6.000 libri di queste tecniche, anche grafologicamente parlando. Dovete immaginarvi tutto in modo archetipico, cioè destra, sinistra, alto, basso. Così, che bella giornata. Dove sta il diavolo? All'inferno. Così. Se voi chiudete gli occhi e per un attimo vi fate, immaginate una linea del tempo parallela che vi passa davanti, voi, e poi avete 3 puntine che dovete metterle su questa specie di lavagna, una dove c'è il passato, una dove c'è il presente e una dove c'è il futuro. Se non siete mancini, il passato lo mettete qui, il presente qui al centro e il futuro qui. O perché non fate il contrario? Per il semplice fatto che archetipicamente dentro di voi lo sentite così il passato, no? Io c'avevo un dottorando che era completamente mancino e faceva completamente il contrario. Quando voi piegate le aste a sinistra o il bordo della scrittura è troppo appiccicato a sinistra, vuol dire che siete legati, vincolati alle regole del passato, alla famiglia. Quando scrivete staccato quel bordo, vuol dire che non ci volete avere a che fare con i vostri genitori. Questo è un modo di, così come con il corpo, come vi ponete con l'altro, come vi sedete su una sedia, cavate le gambe, il ginocchio destro, la mano destra, come fa? Per esempio, tanti di voi non sanno, quando voi incrociate le braccia, le mani, le potete incrociare in 2 modi diversi. Così. Sembra lo stesso modo. Se voi le incrociate, scoprirete che molti di voi le incrociano in un modo diverso e non sono capaci di incrociarle in un altro modo. Guarda. Io le metto così. Pollice sinistro, sopra pollice destro. Poi risulta complicato fare il contrario. Allora se voi scoprite, voi non tutti voi le mettete nello stesso modo la mano. Cosa vuol dire? Vuol dire che il lobo destro comanda sul sinistro o il lobo sinistro comanda sul destro? Vuol dire che siete esseri poggiati sull'essere o sull'avere? Cioè la realizzazione dei soldi ve ne frega qualcosa? Oppure vi interessa essere qualcosa? Ecco, cambiate l'impostazione di questo tipo di operazione, perché la mano sinistra è legata al lobo destro, che è l'essere, la mano destra è legata al lobo sinistro, che è l'avere. Chi delle due prevale sull'altra? È una banalità, no? Questi trucchi ce ne sono 60.000 e che ovviamente sono basati sulla lettura archetipica dell'universo. Voi non ve ne accorgete, però io vi dico una cosa fondamentale. L'uomo vede il mondo che lo circonda e lo interpreta non su quello che succede, come facciamo noi semplicisticamente parlando. Questa è una reinterpretazione che la nostra mente immediatamente ti dà. L'interpretazione primaria è archetipica, è che il tuo cervello guarda gli oggetti intorno a te e vede se stanno a destra, a sinistra, in alto, in basso e se si muovono e in che direzione. Fa solo quello e comprende solo quello, poi la mente fa il resto. Ci mette i buoni, i cattivi, quelli di destra, quelli di sinistra, quelli vestiti di blu, di bianco, di verde, gli attori, le cose, quelli che stanno fermi, quelli che si muovono, gli storici, gli scienziati, ma è sempre così. Come fa lo sciamano a predire il futuro? Prende i sassolini e li butta per terra. Cosa fa il suo inconscio? Guarda se i sassi sono cascati a destra, a sinistra, in alto e in basso, lui non se ne accorge. Come fa quello che con i tarocchi? I tarocchi mette le carte per terra e le mette o a destra o a sinistra o in alto o in basso a seconda del significato che gli vuol dare. Passato, presente, futuro. Lui non se ne accorge. È come quando scrivete, uguale. Così quando uno si pone di fronte alle persone, tipo Lilly Gruber al telegiornale che si mette di qua, no? Perché si mette di qua? No? È di mezzo busto, è un segno di difesa aggressiva, no? Come fa il gatto quando attraversa la strada? Il gatto vede un'automobile e pensa che sia un gatto più grosso di lui e si mette di traverso per fargli vedere che è grosso e così fa cosa sbagliata. Ecco, questo è l'aspetto della questione. Ci sono tanti modi, solo muovendo una mano te dai un significato a questa mano completamente differente, così
così vuole dire due cose diverse, così vuole dire due cose diverse. Te hai mosso solo una mano. Come mai si riesce a capire dal movimento di una mano? Fermati, io non ci posso fare nulla, non ho niente in mano. Così, ecco, solo il movimento di una mano, quindi un movimento archetipico. Gli antichi romani vedevano i piccioni che volavano da destra a sinistra e dicevano oggi non esco perché quello è volato da sinistra verso destra, cioè è cattivo quello di sinistra. La sinistra è la mano del diavolo. Ma questi che sono poi i modi di dire dei contadini, in realtà dentro c'è la cultura del movimento archetipico, cioè di come gli esseri umani interpretano le cose che si muovono. Guarda l'alieno come si muove. L'alieno ha sempre le mani attaccate, uguale. C'è una verità. Perché? C'è un motivo. Perché? Che è il motivo per cui lo fa Andreotti. Andreotti è un cinestesico, quindi non è né un uditivo né un visivo. Ha come canale d'entrata quindi la sensazione, il tatto, il gusto, l'odore, il rumore no, perché sarebbe auditivo, no? Andreotti è cinestesico. Essendo cinestesico si muove molto poco e parla molto piano. Ed è un classico di una persona che ha un controllo sulla parte razionale molto forte. Un controllo sulla parte razionale molto forte, quindi ti porta a bloccare i tuoi movimenti, perché sai che se ti muovi in modo sbagliato qualcuno potrebbe interpretare il movimento del tuo pensiero e te non vuoi. L'alieno ha lo stesso problema. L'alieno ha una civiltà molto lunga, che sicuramente è una civiltà fatta di tante regole. Più regole ci sono, infatti l'alieno non è anarchico, non ha anima, non ha l'uomo destro in qualche modo. L'alieno è bloccato da tutte le regole che la società gli impone. E così noi, mano a mano che andiamo avanti, nella nostra pseudo-evoluzione saremo sempre più bloccati dalle regole. Devi fare questo, devi fare quello, devi fare quell'altro, non fare questo, non fare quello. Della civiltà dell'apparire e non della civiltà dell'essere, per cui te, quando vai con un altro, cerchi di non apparire mai per quello che sei. Questo è il motivo fondamentale del grande successo del computer nei maschi e non per le femmine. Perché? Perché il maschio, quando esce e si incontra con un altro, ha paura che l'altro lo sbugiardi subito guardando e dice: ma questo credevo che fosse intelligente, invece è scemo. Allora sai cosa fa? Ti parla col computer così te non lo vedi. Ti parla col fax, ti parla col telefonino, ti parla... La donna che invece ha la necessità di parlarti il primo approccio con la propria esteriorità, infatti la donna scrive molto più grande del maschio, rimane fregata perché non c'ha il contatto visivo con te e non può esprimersi come vorrebbe fare. Per esempio, io ho un sacco di addotte femmine che non ho mai visto, con le quali ci parliamo. Dopo la terza mail mi mandano la fotografia. Non ce la fanno. Non ce la fanno. Devono farti vedere con chi sei. No? E invece col maschio è completamente differente. Questo è proprio questo rapporto che c'è. Quindi ci sono delle regole di comunicazione che sono fondamentali. Fateci caso. Noi le abbiamo studiate e le abbiamo applicate all'alieno, ma poi in realtà l'alieno, quindi da cosa ne viene fuori? Che l'alieno è estremamente gerarchizzato, non ha fantasia, è sotto delle regole, non ha parte animica, non ha creatività e tende a nascondere se stesso in un movimento rigido. Questo è importante perché se io ho come nemico l'alieno, un po' nemico, insomma è uno di cui mi voglio sbarazzare, lo devo conoscere fino in fondo e da come si muove l'alieno io capisco queste cose. Lo posso fare con l'alieno mammifero, non lo posso fare con l'alieno cavalletta, non lo so come si muove una cavalletta, la programmazione neurolinguistica sulle cavallette non l'abbiamo mai fatta, quindi ci sono delle limitazioni, però con l'alieno mammifero lo posso fare. L'alieno non ti tocca mai, non ti tocca, gli fai schifo e non si toccano neanche tra di loro. L'alieno femmina sta sempre dietro, l'alieno maschio davanti, sono un po' maschilisti questi, il biondo a 5 dita, dietro, e mai che si siano toccati. Te fai un discorso, muovi le mani, il visivo lo fa, loro sono puramente cinestesici, non si muove come Andreotti. C'è scritto una cosa fondamentale, l'inventore del poligrafo, che
che ha lavorato per la CIA 20 anni, La macchina della verità, ha scritto un libro un paio di anni fa, che ho letto, dove c'era scritto: i politici, per esempio, sono caratterizzati dal fatto che si muovono poco. Non vi fidate delle persone che si muovono poco, perché loro hanno in atto processi di nascondimento. Lo dice chi ha fatto il politico. Voi noterete che Andreotti si muove poco, ma si muove molto poco D'Alema, si muove pochissimo Fini, quindi non c'è un problema di essere di destra o di essere di sinistra, no? E poi questi che non si possono parlare, la mortadella dal volto umano, c'è l'estesi futuro, non può